La maggior parte dei residenti dello Sri Ramanashram si accorse che alcuni membri del Brahmachari Ashram non passavano all'ashram tutte le donazioni che ricevevano. Le usavano invece per usi personali. Cinnaswamy mise fine alla cosa quando assunse la direzione, istruendo tutti i devoti a dare le donazioni direttamente allo Sri Ramanashram. Prese anche tutti i libri della libreria Ramaniya Vani e aprì la propria libreria nell'ashram. Facendo questo, privò il Brahmachari Ashram di una delle sue principali risorse. Cinnaswamy ebbe molti detrattori, ma bisogna dargli atto di aver avviato una forte direzione centralizzata che assicurava che le donazioni fossero utilizzate per i progetti dell'ashram. Il manoscritto compilato da Paul Branton, più tardi pubblicato come Conscious Immortality dello Sri Ramanashram, contiene parecchi riferimenti a Perumal Swami e ai problemi amministrativi di questo periodo. Sfortunatamente sono stati tutti censurati prima della pubblicazione. Farò riferimento a questo manoscritto come il manoscritto Branton nei commenti seguenti. A pagina 114 di questo documento, Branton registra come Bhagavan stesso fosse insoddisfatto di coloro che si occuparono dell'amministrazione dell'ashram prima di Dandapani Swami. Maharishi disse a Dandapani Swami, il quale si lamentava del comportamento materialistico del manager dell'ashram, uno dei suoi predecessori, non Cinnaswamy, che accadeva spesso che un ashram cominciasse a perdere di vista il suo scopo originario, ovvero raccogliere gente intenzionata a ritirarsi dal mondo per lo sviluppo spirituale. Accadeva frequentemente che un ashram si occupasse più dei dettagli dell'organizzazione materiale e meno del suo scopo spirituale, deviando così dal suo sentiero. Ma in ogni caso, Maharishi disse che i servizi materiali e il lavoro, sia manuale sia di ufficio, di un ashram, erano intesi realmente per un ordine inferiore di menti, mentre coloro che erano più avanzati potevano fare le loro meditazioni lontani dagli ashram, nella loro solitudine. Maharishi confessò persino che non parlava con molte persone dell'ashram, perché nel profondo dei loro cuori non erano così tanto interessate alla realizzazione spirituale quanto a lavorare e a occuparsi dell'organizzazione materiale dell'ashram. Così non pensava sarebbe stato di utilità parlare di cose più elevate con loro.
C'è domanda? Cosa tu chiedi? Cosa ha detto ormai a Bhagavan alla fine? Che alla fine erano più interessati all'organizzazione dell'ashram, comunque a cose materiali, piuttosto che alle pratiche spirituali. E qua, è cosa che Bhagavan è chiarito. E qua nell'ashram uno fa il servizio sviluppando la qualità della mente elevato, sembra, è così. Un servizio tu puoi fare quando la mente è elevato. Quindi l'ashram, tu hai questa opportunità di lavorare e trasforma come un servizio, così la mente diventa matura, così e l'ashram. E quando la mente la matura, sempre entra nello stato di meditazione o la pratica spirituale. Una ha avuto questa altezza, anche fuori dell'ashram ci puoi fare la meditare, che hai questa la mente elevato. Ma se non è mente elevato, tu stai fuori e comincerai a fare altre attività, come la vita montana. Non puoi. E quindi è necessario, e qua, per la vita spirituale è necessario vivere nell'ashram. Cosa fai nell'ashram? Servizio. Perché fai servizio? Sviluppare la mente elevata. Questo è volendo da dire. E nell'ashram anche sempre uguale del movimento materiale deve fare, deve organizzare, dove c'è un'organizzazione e il materialismo entra. Ma questo materialismo sembra uno strumento per sviluppare la mente. Se non hai queste e l'altra parte, tu non hai la possibilità di sviluppare la mente. Così non è utile criticare dell'attività di materialismo dell'ashram. Cosa Brendan? Cosa l'ha scritto? Lui cosa la criticava? Perché è detto sensoriato, fortuna sensoriato, invece dice che lui riporta come Bhagavan fosse insoddisfatto di coloro che si occupavano dell'amministrazione dell'ashram. Sì, ancora la prima forse l'ho scritto, io diciamo che Bhagavan soddisfatto, ma lui ha scritto qualcosa... contiene riferimenti a Perumal Swami e ai problemi amministrativi di quel periodo. Sì, ancora prima? Cosa l'ho scritto? Un manoscritto. Prima... Sì, è scritto un libro. Questo libro, il manuale, cose le manuali vengono censuriati prima di pubblicare. Ah, sì. Sì, dopo dice, perché sono stati tutti censurati prima della pubblicazione. Perché censuriati deve essere ancora prima qualcosa l'è scritto, forse Brendan comandava, criticava qualcosa. Beh, forse ha usato, non so, parole o termini. Ok, va bene. Comunque Brendan forse lamentava dell'amministrazione, la fa sempre attività
materiale, attività, e materiale invece di spirituale, così forse lui l'è scritto, sembrava anche Bhagavan corto, quindi che vuol dire non è tutte le persone vivono, non è sempre sta nella meditazione, invece di stare in meditazione vanno, cucinano, mangiano, vanno a bagno, dormono, ecco questo tipo di amnesia, se l'è scritto. Ma invece nella verità non è così, uno deve vivere, la vita è un movimento, qualunque tu stai deve muovere, ma come muovere un sattva guna oppure rajasa guna? Quando tu stai nella vita mondana hai la possibilità di perdere la sattva guna, invece quando tu stai nell'ashram e ti riesci a tu sviluppare la sattva guna. Solo questo è il concetto. Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Ma Vitvisavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Budevam Bhojanam Prasadam. Il cielo e la terra è nostra benedizione, nostra protezione e nutrizione. Curiamo e amiamo con stabilità. Om Shanti, Shanti, Shanti. Ricordiamo che sono nati e facciamo un saluto di gratitudine. Grazie. Buona giornata per tutti. Buona giornata. Grazie.